Via. Sono sulla scalinata della chiesa di Santa Maria del Campo a Rapallo. All'interno si trova lo splendido organo costruito dall'organaro genovese Francesco Ciurlo nel 1793. Entriamo! L'organo è perfettamente inserito nell'architettura della chiesa e costituisce il più importante elemento della controfacciata. Willem Hermans nasce a inizio Seicento in un piccolo paese delle Fiandre chiamato Thorn. È un gesuita itinerante che per lavoro costruisce e restaura organi. È, cioè, un organaro. Da non confondere con l'organista, che è quello che li suona. Durante le sue lunghe peregrinazioni arriva in Italia e si ferma a Genova per 28 anni. Nel suo soggiorno ligure trasmette la sua arte a Tommaso Roccatagliata, un ragazzo originario di Santa Margherita Ligure. Roccatagliata dà inizio a una dinastia di organari che proseguirà il mestiere appreso da Hermans fin verso la metà dell'Ottocento. La famiglia Roccatagliata, come accadeva nelle corporazioni dei mestieranti antichi, si imparenta più o meno con tutti gli organari della Liguria. Uno dei discendenti è appunto Francesco Ciurlo, mastro costruttore del nostro organo. Recentemente restaurato nel suo complesso, lo strumento è arrivato a noi in ottime condizioni. Oltre alle sonorità tipiche dell'organo ligure, che comprendono le file che vanno dal principale all'ottava, alla decimanona, oppure anche la voce umana, il flauto ottava e il cornetto, la disposizione fonica presenta un registro di tromba di stile fiammingo, che qui è diviso in bassi e soprani. La peculiarità di questo registro è il non aver praticamente subito modifiche, né dal punto di vista tecnico né da quello fonico, per circa 2 secoli. È un caso più unico che raro. Osserviamolo da vicino. La scarpa è un tubo conico che convoglia l'aria all'ancia facendola vibrare e regge la noce di piombo. E come arriva l'aria alle ance e alle altre canne labiali? Per mezzo dei mantici, che possono essere azionati tirando delle corde oppure alimentati da un eletroventilatore. Sul nostro strumento sono possibili entrambe le opzioni. La noce fusa in piombo porta un canaletto semicircolare la cui apertura è appena ristretta rispetto al diametro massimo. In questo caso, la gruccia ha un'incisione alla sommità che permette di accordare la canna. Durante l'accordatura, la porzione vibrante dell'ancia viene modificata facendo scorrere la gruccia in su o in giù per mezzo di una bacchetta apposita. Le tube sono a tuba intera. Quindi la lunghezza armonica della tuba corrisponde alla lunghezza reale della frequenza emessa dalla canna. Il Do1, ad esempio, è alto effettivamente 8 piedi, che sono 2 metri e 43 centimetri. Le tube sono fatte di porzioni di latta stagnata, saldati a pezzi. La banda stagnata all'epoca veniva ottenuta per laminazione, come si fa anche oggi, ma le calandre disponibili all'epoca erano decisamente più piccole e non potevano avere la forza tale da schiacciare delle grosse porzioni di lastra. Si preferiva così suddividerle e saldarle in seguito. Questo tipo di tromba riflette ancora un gusto non strumentale e non è quindi pensata per un uso solista, come sarà invece prerogativa degli strumenti ad ancia dell'organo ottocentesco, poi sviluppati in maniera operistica e melodrammatica, soprattutto in aria lombarda. L'estetica di quest'ancia è ancora tipicamente settecentesca. Il suono è esile, graffiante, sottile. Il suo colore è pensato per fondersi con altre basi. Noi, però, l'ascoltiamo come registro solista, per gustarne autenticamente il timbro. Nei soprani, il cornetto compensa la perdita di volume dell'ancia e rende il registro più polifonico.
quest'ancia può essere usata anche assieme a una o più file di canne labiali, in modo tale da rendere il loro suono più brillante. Queste sono solo alcune delle molteplici combinazioni alle quali il registro si presta. A seconda dei gusti dell'interprete è possibile creare una serie infinita di sfumature timbriche che donano a questo strumento la sua peculiare e irripetibile voce. Ed è una voce bellissima e potente. Bene. Ottimo. Bene, bene, bene.